Coinbase, video aggiornato su come depositare euro, convertire criptovalute in euro e poi appunto prelevare le nostre criptovalute sul conto bancario o anche su PayPal. Vedremo anche che adesso in Italia al momento si può con PayPal volendo acquistare direttamente le criptovalute ma non depositare i fondi. Nella pagina principale di Coinbase, che da un certo punto di vista hanno semplificato perché mi ritrovo tutto qui, anche se io andassi sui miei asset, che sono comunque le due pagine principali che ci interessano, questa sezione qua a destra, che appunto ci servirà, rimane sempre la stessa. Qua nei miei asset adesso vede il mio ammontare delle mie criptovalute che ho, qua sotto divise adesso tra cripto e fiat. Se io vado su fiat, qua c'ho fiat che mi mette comunque gli euro, gli EURC, che è una sorta di stablecoin in euro, e anche ci mette anche gli USDC. Su Coinbase prediligono comunque gli USDC. Andiamo comunque, torniamo un attimo anche sulla pagina principale. Anche da qua, vedi, ti fa vedere l'ammontare, criptovaluta qua in alto e denaro qua sotto. Volendo posso entrare qua e fare anche le stesse cose. Comunque qua, con questa sezione qua a destra, vedi che comunque ci permette di fare tutto. Ci dice possiamo acquistare, vendere poi le criptovalute, convertirle, vediamo se e quando usarlo o utilizzare un altro metodo per risparmiare dei soldi, e qua sotto comunque abbiamo già appunto invia criptovalute per mandarle appunto su un altro exchange, riceverle per ricevere da un altro exchange, depositare denaro fiat e prelevare denaro fiat. La cosa che non mi quadra tanto, diciamo, di quest'ultimo aggiornamento è che se io appunto volessi fare deposita denaro fiat, vedi, a me appare questo affare qua che praticamente mi dà le coordinate per fare il mio IBAN. Ci sono rimasto un po' male perché in teoria io ho già tipo tre conti più PayPal collegati insieme, quindi evidentemente anche a Metobanca bisogna procedere con questo metodo qua. Invece se volessi acquistare criptovalute mi fa utilizzare già i miei conti collegati. A scanso di equivoci partiamo da qua e quindi andiamo a mettere i nostri soldi con il nostro conto, praticamente con il bonifico, perché come ho detto poi se volessi comprarle le criptovalute le puoi utilizzare anche le carte e appunto anche PayPal volendo. Comunque qua se vogliamo fare un bonifico e collegare il nostro conto a Coinbase, è importante sapere che comunque sarà un bonifico estero, quindi se la tua banca te lo richiede dovrai effettuare un bonifico estero. Assolutamente essere sicuri che il nome del tuo conto in banca sia lo stesso che hai qua su Coinbase, e poi dobbiamo andare a prendere l'IBAN sul conto a cui dobbiamo effettuare il bonifico. Si può copiare nel modo classico o con questi tasti qua a destra, basta copiarci sopra e vedi che è stato selezionato, me l'ha copiato, posso fare incolla sul mio conto in banca se lo sto utilizzando in parallelo. Swift e BIC io non lo utilizzo mai, funziona lo stesso. Poi qua che hanno messo che bank name non ci interessa più di tanto, quello che ci interessa adesso è il recipient name, che praticamente sarebbe il nome del beneficiario, quindi è comunque, attenzione perché appunto è Coinbase Ireland LTD, e dopo questi due dati qua fondamentalmente i soldi arriverebbero comunque a Coinbase, tutti i soldi di tutti quelli che mandano i soldi arrivano a questo conto. Loro per capire che è il tuo conto, cosa importante, qua dove c'è scritto reference number, io devo copiare questo codice qui e andarlo a mettere nella causale, così arriveranno a me i soldi. Se no comunque se ti dimentichi cose te li rimandano indietro, non succede niente. È un classico bonifico che ci vanno da 1 a 3 giorni. Se la tua banca te lo consente puoi effettuare comunque un bonifico istantaneo e in breve tempo avrai i fondi sul tuo conto. E quindi se te non avevi proprio niente su Coinbase, comunque anche nella pagina iniziale troveresti il saldo qua sopra diviso, sarebbe qua in denaro, o se no nei miei asset qua a sinistra, dove qua ci sono le criptovalute, te magari non hai niente, qua a destra fiat, e i tuoi fondi li troveresti qua sotto gli euro, dove poi successivamente possiamo anche procedere per il prelievo da qua. Adesso te lo faccio vedere veloce ma lo rifaccio vedere dopo.
Adesso qua in alto nel menu a destra c'è deposita denaro fiat, mi farebbe fare la cosa che ho appena fatto. Preleva denaro fiat qua, o comunque anche da qua da euro, basterebbe andare sui tre puntini. Se io facessi preleva e qua mettessi appunto preleva i soldi che voglio, metto un attimo tutto, tanto c'è solo 15 euro, poi gli dico continua, vedi che mi escono i conti che io in teoria avevo già collegato. Quindi anche te, una volta che hai fatto il bonifico in entrata, quando andrai in uscita troverai il tuo conto. Se invece fossi partito direttamente da preleva, non avresti trovato nessun conto, avresti trovato solo aggiungi una carta di debito o aggiungi un conto corrente. Velocemente, se io appunto adesso invece che selezionare uno dei miei conti già collegati per mandare i soldi, se cliccavo su aggiungi un conto corrente, carta di credito o debito, che ti dice comunque non puoi usare le carte prepagate, fondamentalmente, vabbè, metto conto corrente in euro, vedi, fondamentalmente, vedi che mi spinge a fare un bonifico in entrata su Coinbase per appunto collegare il conto. Ci ritorniamo comunque un attimo dopo. Adesso, boh, torniamo alla nostra pagina iniziale, volendo, è indifferente, perché questo menu comunque qua a destra ci permette comunque di fare già un po' tutto. Volendo potrebbe interessarci il ricevi criptovalute, perché magari vogliamo appunto mettere i soldi su PayPal, e visto che Coinbase al momento è uno dei pochi, forse l'unico che lo permette, potremmo decidere di ricevere delle criptovalute da un altro exchange qua. Ma visto che è un capitolo a parte, quello dei trasferimenti, limitiamoci adesso alla conversione delle nostre criptovalute in euro. Vedremo due metodi, uno il più semplice ma quello meno conveniente, dove ci toccherà pagare più commissioni, e l'altro più complicato, ma basta solo imparare un attimino a capire come funziona. Comunque se vuoi andare avanti, sotto nel mio video ci sono sempre i capitoli, e quindi puoi andare direttamente alla parte del video che ti può interessare. Iniziamo col metodo semplice, che è praticamente la vendita, che si può fare comunque in vari modi, diciamo, ma sempre lo stesso. Vediamo comunque come fare. Fondamentalmente dalla pagina iniziale abbiamo questo vendi qua in alto a destra. Se io clicco su vendi, dove fa vedere adesso che mi fa vendere bitcoin di default, ma io non ne ho, infatti Malverte non ha nessun bitcoin, ha comunque euro. Se io adesso clicco comunque qua dove c'è la prima criptovaluta, ci clicco sopra, lui praticamente mi fa vedere direttamente le criptovalute che io ho con dei fondi. Quindi io con Aerodrome Finance, per dire la prima che ho, se io ci clicco sopra, seleziono quanto posso vendere, posso selezionare il controvalore in euro, o se no, se io clicco su questo bottoncino qua, mi fa inserire quanti aerodrome voglio vendere. Se no, se voglio vendere tutto, qua a destra trovo massimo, clicco su massimo. Adesso non cliccare su vendi, perché venderesti subito fondamentalmente. L'anteprima non ce la fa vedere in un certo senso come prima. Ti fa vedere però qua sotto, vedi, incluso spread più commissione da 1,99. Qualche dettaglio in più, ma poco. Praticamente se clicchi qua sul totale ci possiamo cliccare sopra. Se vuoi puoi andare a vedere le altre ulteriori informazioni, e ti dice appunto quanto spendi di commissioni. Qua posso andare indietro, e se decido comunque che mi va bene di spendere quei 2 euro e passa, posso cliccare su vendi ora e vendo in brevissimo tempo. Appunto qua sempre nella pagina iniziale, volendo qua li troverei qua sul mio denaro, o se no andare sui miei asset e su fiat come abbiamo visto prima. Adesso qua diciamo che in tanti modi si può vedere la stessa cosa. Tipo adesso se io cliccassi comunque, se non volevo usare questa pagina qua a destra, ne utilizziamo un'altra che è praticamente la stessa cosa, solo che sarà qua in mezzo. Tipo se io adesso cliccassi su criptovaluta saldo qua a destra, sarebbe comunque la stessa cosa di cliccare qua sui miei asset. Adesso ti faccio vedere, se io clicco su criptovaluta, vedi che comunque qua è andato a finire sui miei asset. Adesso sono dentro le mie criptovalute. Come prima scelgo in questo caso qua posso selezionare da qua la criptovaluta. Adesso per dire prendo, vabbè, facciamo sempre Aerodrome Finance, con i tre puntini a destra posso andare su vendi.
funziona come prima, solo che invece che rimanere tutto qua a destra mi apre questa paginetta qua. Come prima scegli il metodo di quante ne vuoi mettere, io metto di nuovo massimo, e come prima vedi mi fa vedere che comunque spenderei quei 2 euro per la conversione, cioè la conversione per la vendita. Quindi anche qua faccio vendi ora e vendo, e qua dai miei asset poi me li ritroverei qua a destra dove c'è scritto fiat e in euro. Adesso se io voglio invece risparmiare qualche cosina, devo utilizzare Coinbase Advanced, quello che una volta era Coinbase Pro, erano due siti, e comunque anche questa funzione qua stanno continuando a cambiare. Prima si tirava fuori in un altro metodo, adesso il tasto è semplicemente qua sotto in basso a sinistra dove c'è Advanced, che se ci passo sopra dice attiva Coinbase Advanced. Praticamente seleziono questa casellina qua, la spunto e vado appunto a finire su Coinbase Advanced. In apparenza sembra una cosa difficile, anche perché si possono fare molte cose, c'è gente che ci fa trading e quant'altro, noi vogliamo fare una semplice vendita. L'unica limitazione di questa sezione qua è che non tutte le criptovalute hanno uno scambio diretto con l'euro, quindi potrebbe succedere che ci tocca fare un doppio scambio. Comunque noi guardiamo se ci sono le criptovalute principali, magari hai dei bitcoin, sicuramente li puoi vendere per euro, Ethereum e quant'altro. Possiamo teoricamente andare a cercare direttamente la coppia che ci interessa qua a sinistra, ma se magari non sai ancora esattamente magari le sigle delle tue criptovalute, per sicurezza possiamo passare qua dove abbiamo portafoglio, qua nel menu a sinistra. Clicchiamo su portafoglio, come vedi ci fa vedere il nostro saldo, qua la sezione dove abbiamo gli euro, e qua sotto ci fa vedere tutte le nostre criptovalute. Possiamo comunque depositare, convertire, spedire, fare anche le altre cose da qua, ma adesso a noi ci interessa appunto fare la vendita. Adesso io tra le mie so già che ce ne sono poche che scambiano in euro, adesso ne cerco una in euro così facciamo prima, e segui solo il discorso una volta per l'eventuale doppio scambio. Io adesso vado su per dire su Algorand, voglio vendere i miei algo, semplicemente quando è diventata grigia ci clicco sopra, e comunque bisogna far caso qua in alto a sinistra dove ci fa vedere la coppia di scambio. In questo momento lui mi ha messo Algo USDC 99, cioè quasi sempre ti metterà lo scambio con USDC, perché è la stablecoin prediletta comunque da Coinbase. Quindi adesso non basta stare su questa pagina qua, sempre nella barra di ricerca. Comunque io adesso so che la mia criptovaluta ha il simbolo Algo, vado qua nella barra di ricerca e scrivo Algo. Vedi che qua sotto sono apparse le coppie disponibili, quindi abbiamo Algo USDC e abbiamo anche Algo Euro. Nel caso tu non trovassi la tua criptovaluta scambiata in euro, ti toccherà fare un doppio scambio, quindi magari prima scambiarle in USDC e poi andare a prendere l'USDC, che c'è la coppia USDC in euro. Adesso qua su Coinbase sono messe così, ma potrebbe essere che puoi anche prima mettere euro trattino e la tua criptovaluta, ma su Coinbase ho visto che tendenzialmente le mette al contrario, perché poi si determina il fatto se dobbiamo acquistare o vendere, che praticamente è comunque o una vendita o una conversione, dipende appunto se cosa facciamo, che se con gli euro o con le criptovalute. Adesso io comunque voglio vendere i miei algo per euro, clicco quindi su questa coppia algo euro, adesso qua mi fa vedere il grafico del prezzo che sta salendo, sta scendendo, e a noi la paginetta che ci interessa è questa qua a destra, questa sezione qua, dove adesso 99 su 100 tutti gli exchange partono dalla sezione limite, che è quella leggermente più complicata in questa sezione. Se te volessi comprare immediatamente, senza magari aspettare 1, 2, 3, 5 minuti, dipende che prezzo andiamo a mettere, bisogna utilizzare la sezione a mercato. Però con la sezione a mercato, vedi qua in mezzo che in questa barra qua degli ordini, praticamente c'è scritto spread euro. Se io utilizzassi il mercato, non pagherei quei 2 euro di commissione di Coinbase, ma ci rimetterei comunque lo spread. Invece col prezzo al limite determino subito una cifra a cui voglio vendere e ci risparmio anche lo spread.
Adesso comunque devi sempre, quando hai queste coppie qua, fai sempre caso qua sopra a questa paginetta qua, ti fa vedere che cosa hai a disposizione. Io nel mio caso vedi che ho comunque sia gli euro, ho 15 euro, ma ho anche 52 algo, quindi posso fare sia acquista che vendi. In acquista che verde, adesso fai caso qua sotto c'è scritto acquista algo, quindi praticamente se lasciassi acquista acquisterei degli algo con i miei euro. Quindi se io adesso voglio vendere invece i miei algo per euro, che comunque dipende anche da qua, se c'è algo euro nella sigla qua in alto a sinistra, se ci fosse stato euro algo sarebbe stato l'inverso. Comunque basta che fai caso della scritta qua sotto. Adesso acquista algo, no, io voglio vendere, quindi vado qua sopra, clicco vendi ed è rosso comunque. Vendi algo. Adesso trucchetto per non sbagliarti, a parte qua che magari potremmo anche far caso alla questione della vendita. Praticamente mi sta facendo vedere che comunque l'algo sta scendendo un po'. Comunque questa vedi che è un grafico a 5 minuti. Potrei anche cambiare un attimo, non è essenziale, lo metto a un minuto così vediamo se c'è dei rimbalzi. No, vedi adesso in questo momento qua stiamo scendendo, quindi in teoria potrebbe essere che non ci vada subito a buon fine il nostro ordine perché la tendenza a scendere, ma vedi che comunque in breve tempo ha fatto dei sali e scendi. Quindi a parte qua, questi colori qua, i colori che troveremo qua a destra sono esattamente il contrario, quindi qua il rosso sta scendendo il valore, però sarebbe questo qua verde qua a sinistra, a destra, e viceversa se il prezzo iniziasse a risalire sarebbe in questi qua rossi. Per non sbagliarti, a parte il sali e scendi qua, vedi qua quando abbiamo messo che voglio vendere algo per euro, che abbiamo il bottone rosso, te sai che quando c'è il bottone rosso l'operazione che stai facendo ti conviene se vai in questa lista qua rossa, e più ti allontani e più ti conviene. Quindi praticamente per far entrare il prezzo che vogliamo lì basta che vai su questa lista qua e clicchi proprio sulla cifra. Adesso io clicco qua sopra, magari non si è visto bene, ma il prezzo è andato a finire in questa casellina qua a destra. Adesso posso decidere se vendere tutto o una parte. Qua mi dà 25, 50 massimo, scelgo io l'ordine. Adesso faccio solo un 25% io e faccio vendi algo. Adesso non è ancora andato a buon fine, se farai caso qua sotto appaiono gli ordini. Qua vedi che c'è un ordine algo euro limite, mi dice il prezzo a cui l'ho messo, e fondamentalmente dobbiamo aspettare. Potrebbe essere che aspettiamo 5 minuti, come magari non potrebbe mai succedere, quindi è solo per questo che bisogna fare attenzione al grafico, ma tu vedi comunque un piccolo rimbalzo adesso c'è stato, probabilmente a breve riuscirò a evadere l'ordine e i miei algo saranno venduti per euro. Quindi finché rimane questa scritta qua sotto, comunque c'è l'ordine, è ancora aperto. Quindi basterebbe aspettare che l'ordine si vada, che il prezzo raggiunga quel target che abbiamo deciso e poi appunto andare appunto nel nostro portafoglio e vedere i nostri euro ce li ritroveremo qui. Sì, lo so, questa sessione qua è un po' all'inizio difficile da capire, ma poi basta prenderci un po' la mano. Comunque, torniamo nella sezione normale. Mettiamo il caso appunto che la tua criptovaluta non ha lo scambio diretto con l'euro. Se non vuoi stare a fare questo passaggio che abbiamo appena fatto adesso con Algorand, da per dire da Aerodrome a USDC, poi l'USDC a euro, volendo il semplice scambio potremmo farlo nella sezione normale. Quindi qua in basso a sinistra da Advanced deselezioniamo quella casellina, torniamo appunto su Coinbase normale. Adesso qua è andato a finire nella sezione Esplora, comunque è indifferente perché vedi a destra noi ci appare sempre questa paginetta qua. La semplice conversione, per dire, potremmo utilizzare Converti, che magari tra cripto e cripto potrebbe essere meno costoso. Proviamo, facciamo Converti, lui mette da Bitcoin, cioè sti Bitcoin, io clicco su Bitcoin, vado a cercare appunto la mia criptovaluta, che avevo detto che era Aerodrome, clicco Aerodrome, e poi qua sotto, che adesso è selezionato Ethereum, ci clicco sopra e vado a cliccare USDC.
ci clicco sopra per dire provo a mettere massimo, vediamo cosa mi dice. Ok, adesso solo per fare questo scambio qua comunque mi prende, cioè lo spread di mezzo e una commissione di 47 centesimi. Diciamo che se scambio cripto cripto è molto più caro, la commissione più alta sarà sempre con gli euro, quindi è per quello che poi gli euro conviene scambiarli in quella metodologia più difficile. La conversione cripto cripto, se appunto non vuoi fare troppi di quelli scambio, puoi utilizzare il converti da questa sezione qui. Una volta che hai fatto le tue operazioni agli euro, possiamo andare in pagina iniziale o i miei asset, è indifferente. Dalla pagina iniziale andiamo su denaro. Tra l'altro vedi, ho subito notato l'ordine è stato evaso perché adesso ho 23 euro, prima ce n'erano solo 15. Quindi posso cliccare anche direttamente qua su denaro, che come già detto ci riporta direttamente dentro i miei asset, ma già nella sezione comunque fiat. Quindi poi andando sopra gli euro con i nostri tre puntini qua in alto a sinistra, qua a destra, faccio preleva tutti i fondi, continua, e appunto se hai fatto l'operazione di prima che hai messo dei soldi troveresti il tuo conto qua. Invece se vuoi mandarli su PayPal, che prima forse mi sono dimenticato di dirlo, PayPal non ha bisogno di fare una conferma in ingresso, basta solo collegare il conto. Adesso per collegare il conto anche da qui o anche in entrata, quando facciamo aggiungi un conto corrente, vedi nel mio caso adesso non appare perché il conto è già collegato, a te appare anche PayPal. Per semplificare la questione chiudo un attimo, apro un altro Coinbase dove però sarò limitato perché non è verificato, quindi magari apriamo anche questa parentesi, torno subito. Ecco, sono qua su un altro, diciamo, conto di prova dove ho qualche spicciolo e qualche euro, quindi ti posso far vedere una piccola cosa perché vedi che ti avverte in tutti i modi che devi confermare i tuoi dati, quindi se non hai mai fatto il KYC, in passato magari non era necessario, adesso sì, e quindi ti dice che non puoi fare niente se non prelevare euro. Se te per caso hai degli euro qua sopra puoi prelevarli. Adesso qua nella pagina iniziale non mi fa vedere ma ce li ho. Se io vado nei miei asset mi fa vedere che ho un ammontare di 26 euro, ma tra cripto e il resto, se vado su fiat ho 3,63 euro. Io adesso in questo caso qua vado per dire nei miei tre puntini, faccio preleva, gli dico preleva tutti i fondi, continua, e poi vai su qua dove c'è il prelievo standard, aggiungi un conto corrente, ci clicco sopra e voilà, vedi che adesso non ce l'ho ancora collegato, esce fuori anche PayPal. Se io cliccassi qua, comunque ti dice usa il tuo conto PayPal per acquistare istantaneamente criptovalute o ritirare fondi su Coinbase. Adesso in questo caso qua io potrei, visto che non sono verificato, potrei solo ritirare i miei euro, ma se vuoi poi dopo ti faccio vedere anche con l'altro wallet che si possono appunto acquistare direttamente anche le criptovalute con PayPal. Adesso comunque procediamo qua con PayPal, praticamente mi fa andare nella pagina di PayPal e devo accedere. Adesso purtroppo non posso farti vedere perché appunto la cosa importante è che la tua mail di PayPal, come forse ho già detto, deve essere la stessa email di Coinbase, requisito essenziale. Quindi una volta se hai la stessa email, lo stesso conto, la stessa email, conto Coinbase, conto PayPal, entra qua praticamente in PayPal e poi ti farà fare le cose successive per fare il collegamento a costo zero e anche poi le transazioni. Sono tornato un attimo nel mio wallet principale, così come ti ho detto che si possono anche acquistare direttamente le criptovalute anche con PayPal da poco, perché prima non si poteva. Qua appena apri Coinbase è già sopra acquista, lui ovvio che vuole spingerti a comprare delle criptovalute. Qua l'unica cosa che dobbiamo scegliere appunto è quale criptovaluta vorremmo comprare. Qua di default lui mette Bitcoin, ma se io clicco qua su Bitcoin mi esce fuori la tendina dove posso scorrere o digitare io la criptovaluta che voglio comprare. Per dire, adesso dico voglio comprare degli Ethereum, e qua vedi c'è paga con, se io di portafoglio euro, lui me li va a prendere dal mio portafoglio euro dove devo averli già messi. Se no, se io clicco qua vedi che mi esce un'eventuale carta che ho collegato
qua lui il portafoglio euro che c'è, se no anche PayPal. Per dire, adesso io provo, adesso con PayPal che ce l'ho collegato, faccio PayPal, apro PayPal, gli devo già comunque dire cosa voglio comprare, gli dico 10 euro, no 10 dai, paga con PayPal, qua, cioè rimane paga con PayPal, verifica l'ordine, gli dico, e mi fa vedere che comunque si paga un po' di spese e una commissione di 99 centesimi, insomma comunque è un po' caruccio. Alla fine della fiera conviene usare l'advanced per fare tutte le cose. Se vuoi risparmiare impara a usare l'advanced che risparmi dei soldi. Poi qua c'è questa cosa qua del Coinbase One che non ho ancora indagato perché lo utilizzo poco, però praticamente è una cosa che paghi come se fosse il Prime, non lo so, una roba così, comunque qualcosa paghi e ti fa risparmiare tipo sti 99 centesimi. Adesso qua nel mio caso è già uscito acquista ora, se io faccio acquista ora mi parte l'ordine acquisto questi 10 euro, dipende anche poi come hai impostato PayPal, se magari hai un conto PayPal con i soldi sopra il conto, se il conto PayPal è collegato comunque anche a un conto corrente, dipende un po' da quelle cose lì. Questo purtroppo non te lo posso far vedere perché io l'ho già collegato. In questo momento qua so che se acquisto mi fa acquistare direttamente, sa già che il collegamento gli è piaciuto. Se hai comunque dei dubbi fammelo sapere nei commenti, se il video ti è stato utile lasciami un mi piace e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e magari attiva la campanellina così sarai avvisato quando creerò nuovi contenuti. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!